18 anni, se permette. Sta vita e a te volgo pensiero, niente voglio, niente spero a tenerti sempre a fianco a me. Sii sicura che sta amore ogni io sono sicura di te. Oi vita mia, oi cuore che sto cuore si stare, oh mio amore, oh mio amore, sarai per me. Oi vita mia, oi cuore che sto cuore si stare, oh mio amore, oh mio amore, sarai per me. Quanta notte non ti vedo, non ti senti in sti braccia, non ti va che sta faccia, non ti stringe forte in braccia a me. Lasciati ma scusi, mi fai chiagnare perché. Oi vita mia, oi cuore che sto cuore si stare, oh mio amore, oh mio amore, sarai per me. Oi vita mia, oi cuore che sto cuore si stare, oh mio amore, oh mio amore, sarai per me. Lina Sastri, una grande attrice napoletana, accompagnata dal maestro Vessicchio, ha aperto con una canzone che è diventata un po' l'inno che i tifosi napoletani portavano in giro per tutti gli stadi d'Italia andando verso questa avventura dello scudetto. Con questa trasmissione Rai 1 vuole aprire una tradizione. Vuole aprire la tradizione delle città in festa italiane ogni volta che si vince uno scudetto del calcio. Può sembrare un argomento fragile, ma abbiamo visto proprio qui a Napoli che il calcio e vincere uno scudetto ha un significato forse più importante, aggrega la gente, la fa sentire più amica, ed è per questo che siamo felici di cominciare questa tradizione proprio qui da Napoli, una tradizione che porteremo in giro per tutte le città d'Italia negli anni a venire. Grazie e grazie a voi popolo di Napoli. Ma non era giusto fare di una trasmissione così, che il cuore di una trasmissione così non avesse legami con il resto della città. Non può essere tutto qui dentro questo auditorium. Quindi siamo collegati con Napoli. Siamo collegati per esempio con lo stadio di Fuorigrotta, il teatro delle gesta del Napoli, campione d'Italia di quest'anno. Lo stadio di Fuorigrotta. Eccolo lo stadio di Fuorigrotta, guardatelo, guardate la gente di Napoli. Lo ha riempito anche questa sera. Anche questa sera c'è folklore, ci sono bande, margiorette e anche
grandi ospiti della musica del nostro tempo, uno spettacolo nello spettacolo. E dallo stadio di Fuorigrotta possiamo passare a Santa Lucia. Santa Lucia, non partono i bastimenti questa volta, arriva entusiasta la gente di Napoli, guardate, questa è la Napoli che non tramonta mai, credo che le strade siano intasate, non ce ne vorrà la gente che non vuole partecipare ad una festa così, ma credo che nessuno voglia tenersi lontano, guardate, è veramente bello, c'è la gente insieme per il pallone, sì, per il pallone, ma forse non è poi così poco importante il pallone. E poi ci colleghiamo con l'aeroporto di Capodichino. A Capodichino in questo momento ancora l'aereo con cui il Napoli sta tornando dal pareggio di Ascoli 1-1, l'ultima partita di questo campionato. L'aereo non è ancora atterrato, ma fra poco dovrebbe arrivare. Vediamo se ci sono le immagini di Capodichino. Non ci sono le immagini di Capodichino, fra poco arriveranno, e allora io passo a presentare un po' la gente che a Napoli fa lo sport e che gode e capisce di più la sofferenza, il sacrificio, quello che è una vittoria sportiva. Allora io chiedo a questi amici dello sport napoletano di alzarsi in piedi come si fa a scuola, gli altri applaudiranno e vi applaudirà tutta Napoli. Lo vediamo fra un momento. Adesso salutiamo la gente dello sport napoletano. Allora, l'Alfa Sprint Basket Napoli, promosso in A1. Eccoli là. La Canottieri Posillipo, 2 scudetti. E adesso i fratelli Abbagnale, olimpionici, campioni del mondo. Con Di Capua. Bene, adesso passiamo invece al circolo Canottieri Napoli, i pallanuotisti famosi della Canottieri Napoli. Sei scudetti. Vorrei salutare anche qualche dirigente. C'è Carlo Rolandi, presidente della Federazione Vela, olimpionico. Con Marino Corona, credo, della vela d'altura, ci sono i campionati a Capri fra poco. Dov'è Marino Corona? Eccolo là sopra. Carletto De Gaudio, gioie e dolori della nazionale di calcio. E i ragazzi delle giovanili del Napoli. Nella loro tuta bene in vista il nome dello sponsor, Buitoni. Anche loro, mi si dice, con loro continua la tradizione secondo cui a Napoli i bambini si svezzano con le fette biscottate. Il 30% di queste fette sono vendute a Napoli. Capodichino, non so se Capodichino in questo momento possono darmi le immagini dell'aeroporto di Capodichino. L'aereo arriva fra 10 minuti. Niente, ci sono le immagini di Capodichino, sono queste? Sì, credo di sì. Eccoli là, stanno aspettando. C'era un primissimo piano di uno scudetto con scritto Napoli. Hanno zoomato e a Capodichino sono in attesa dei campioni. Bene, anch'io ho dei campioni. Per una volta si sono vinti tanti modi di interpretare la propria professione. Unirsi per essere più grandi, e alcune grandi star dello spettacolo napoletano, della musica napoletana. Napoli è un laboratorio della grande musica moderna napoletana. Si sono riuniti per una canzone che vuole essere, e una volta era dedicata a una donna, in questo caso forse è dedicata a una squadra che rappresenta un sentimento. Allora, da destra, Gem Senese.
Tullio D'Episcopo, Enzo Avitabile, Lino Zurzolo e Peppino Di Capri per una maladia, Tu sei una maladia, dedicata al Napoli. Tu sei una maladia che mi dà una smagnetta vera, ma è una frenesia tutte le sere quando aspetta te. Tu sei una maladia che mi passa se tu stai con me. Quanta malinconia quando resta solo sempre te. Amore suona quando da torna, amore passa ma come voglio. No, 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 ma sa si torna sta malattia, ma fa morire, fa morire. Tu sei una malattia che mi passa sulle braccia. Sì, tutta vita mia che sto cuore cerca sempre a te. Amore suona quando da torna, amore passa come voglia. No, no, non me la sa, se poi non torna, sta malattia, ma fa morire, ma fa morire, oh oh. One kiss I went from heaven. Don't you know, my darling, what it's worth? Just one kiss away from heaven now. As my heart come crashing down to Napoli e nel finale è entrato anche Edoardo Bennato. Il meglio che possa offrire lo spettacolo della musica italiana insieme uno striscione fra i tanti recentemente letti nelle strade di Napoli diceva: scusate il ritardo, 61 anni per aspettare uno scudetto. Una storia lunga, bella, sofferta. Incominciò con un presidente che si chiamava Reale, mi dicono, poi ci fu il tempo da Scarelli, ma è una storia che noi racconteremo per piccoli flash, solo per ricordare a chi guarda questa varietà, a chi guarda questa aggregazione di Napoli, che cosa è stato nella società italiana anche il Napoli con il suo calcio. Il primo grande idolo, la racconteremo per idoli ovviamente in una serata come questa, è stato Sallustro, Attila Sallustro. Bene,
Peppino Mariconda, collega, amico, esperto di cavalli, ha fatto un bellissimo documentario sulla storia del Napoli. Ho saccheggiato da questo documentario, questo è un ricordo di Attila Sallustro, con le parole del decano dei giornalisti sportivi napoletani, Di Nanni. Vediamo questo filmato dove c'è Sallustro. Il primo campionato fu un vero disastro. Un solo punto in 18 partite. Il cavallo, emblema della città, diventa Ociuccio. Le prime grandi imprese calcistiche di Napoli sono legate al nome di Attila Sallustro. Attila era l'idolo dei ragazzini, l'idolo degli anziani, ma soprattutto l'idolo delle belle ragazze, perché Attila era un ragazzo, un giovane molto bello, molto fascinoso, aveva il carisma del campione e quando partiva palla al piede da centrocampo difficilmente sbagliava il gol. E i 20.000, perché tante stavano nelle tribune, impazzivano per lui. Ritorniamo nell'auditorium della RAI di Napoli e voglio farvi vedere quanto sono belle le donne napoletane. Luisa Rivelli, Patrizia Pellegrino, in piedi, Clelia Rondinella, Marina Viro e Marina Suma. Marina Suma, ecco, travolta da questo entusiasmo per una squadra che vince uno scudetto del calcio. Sì, mi sembrava il minimo e doveroso venire qua, insomma, a rendere omaggio a Napoli. Quindi così, sono stata molto felice di essere qua e festeggio insieme a tutti. Bene, Viro. Viro, felice, contenta anch'io, entusiasta. Rondinella. Più felice di così. Pellegrino. Un messaggio dai giovani di BAN della presidio della tossicodipendenza di Torre Annunziata. Ognuno nella vita ha uno scudetto da vincere, è giusto. Grazie. Luisa. Io sono napoletana d'adozione, però mi sento proprio veramente con il cuore qui a Napoli, perché lavoro qui a Napoli ormai da tanti anni per il mercato del sabato. Grazie. E adesso torno nell'altra parte dello studio. Ci colleghiamo con Santa Lucia o ci colleghiamo con Capodichino? No, mi dicono che stanno arrivando i campioni. Vediamo se è vero. Forse no, ancora no, ancora no. E allora Santa Lucia, Luigi Necco, dici che cosa succede là? Come si fa a dirlo? Fanno più presto il regista Moretti e la regista Carbona da qui a farvelo vedere. Allora, Santa Lucia è qualcosa di straordinario. Andate a pescare, eccola qua la gente che ha festeggiato in Napoli ed è una settimana che questa festa spontanea si svolge. Molto da Santa civile, Lucia alla molto sanità. Civile però. Molto civile, si capisce, salvo il margine di incidenti provocato dalla massa. Tuttavia stasera tutto è estremamente corretto. E dovrebbe continuare così, perché l'aspettativa dei napoletani per la loro squadra finalmente campione è grande. Questa è la gente che potete vedere a Santa Lucia, ma non c'è strada di Napoli in questo momento, da Piazza Plebiscito a San Ferdinando, dalla Sanità, dalla Stella fino a Fuorigrotta, fino a Mergellina, che non sia intasata così, che non sia piena di gente che agita bandiere, che spara magari qualche fuoco d'artificio in anticipo su quel grande incendio che invece dovrebbe verificarsi domani sul Vesuvio, quando il tricolore sventolerà o perlomeno fumerà sul Vesuvio. Bene, questa è la gente dove vengono a pescare quelli che vogliono raccontare l'umanità di Napoli. Sono questi i volti, se scendete con le telecamere a vederli da vicino, sono questi i volti che vengono usati da tutti, sono stati usati da De Sica a Nanni Loi, dai grandi dello schermo ai grandi della letteratura, per raccontare i drammi ma anche la gioia. E quale gioia più grande di questa, attesa per 61 anni e adesso esplosa in una maniera estremamente spontanea, estremamente poco controllata ma estremamente confortante, perché a parte le bandiere, i pupazzi, gli striscioni, ce n'erano di poetici, ve li ricordate, ve li ha ricordati Gianni Minà poco fa? Questa è la gente
che saluta non soltanto lo scudetto, ma saluta l'occasione vera. Vedo che Ecco, ci ecco siamo collegati con Vincendo Capodichino, la il linea. Napoli campione d'Italia sta arrivando e io vi chiedo un applauso per salutare anche tutti i nostri, vi prego di salutare anche tutti i nostri connazionali collegati dagli Stati Uniti e dal Canada. Proprio in questo momento la fortuna ci ha aiutato. Salute a tutti voi, tifosi del Napoli e no, che siete dall'altra parte dell'oceano. Questo è un incontro con le vostre radici, la vostra gente, la vostra gioia di vivere. Forse anche qualche volta con le vostre sofferenze e i dolori passati, ma oggi è giorno di divertimento e felicità. Ciao a tutti amici degli Stati Uniti e del Canada. Il microfono lo passo a Paolo Paoletti, che dovrebbe essere, ha viaggiato con il Napoli, dovrebbe essere, ha un pochino avuto l'idea di questa trasmissione insieme a tanti altri amici e dovrebbe essere collegato dall'aeroporto. Mi senti, Paoletti? Eccomi qui, siamo qui all'aeroporto di Capodichino, siamo appena arrivati. Un cenno subito sulla partita mentre i giocatori cominciano a scendere. Ecco Bruno Giordano. Bruno Giordano, uno dei nuovi campioni d'Italia con la maglia del Napoli. Bruno, è stata una cavalcata entusiasmante, un grande successo. Ma è stato bellissimo, siamo stati un gruppo stupendo dalla prima all'ultima giornata e questa è stata la forza nostra. Grazie Bruno De Napoli. De Napoli, uno dei napoletani che ha vinto questo campionato con la maglia azzurra, una parola anche per te. Ma siamo tutti contenti, siamo tutti felici, quello è importante, che ce l'abbiamo fatta a vincere questo tricolore. Appuntamento in auditorium, Gianni, ancora un attimo, arriva il presidente Ferleino, ma non ti voglio rubare niente con il presidente, appuntamento in auditorium, presidente. Cosa non sento? Appuntamento in auditorium. Sì, adesso. Qualche Ci istante vediamo ancora. fra poco. Gianni, qualche istante ancora, aspettiamo Diego. Diego non è sceso ancora? No, non ancora, aspettiamo un attimo. Isso non è sceso? No, Maradona non è ancora uscito. Dovessi vedere le immagini dello stadio di Fuorigrotta, la purtroppo gente qui è applaude come fosse impossibile. lì. Purtroppo qui è impossibile. Renica, dopo lo scudetto, la nazionale. Ma speriamo, comunque guarda che festa che c'è sempre. Dovresti vedere, ti dicevo, che c'è qui a Capodichino. Stiamo aspettando tutti Maradona. Non vedo monitor, non vedo assolutamente nulla. Piacere, attenzione. Ecco Carnevale. Ecco Carnevale. 8 gol con il Napoli. Chissà se l'anno prossimo ancora in maglia azzurra. 8 gol, una grande soddisfazione per te, personale, oltre che il successo di squadra. Ma non devo vendicare niente a nessuno, dico solamente che è una soddisfazione personale. Ecco Maradona. Ecco Maradona. Quanto tempo ci hai fatto? Aspettare, ci hai fatto finalmente sei arrivata. Un attimo ancora. Gianni, ti assicuro che sono condizioni impossibili. Lo capisco. Riempiamo questo buco per Paga dirti il dei tuo gol, pedaggio da 11° giovane Carnevale. cronista, lo abbiamo pagato anni fa. 52esimo Barbuti, è entrato al 46esimo, non è stata una partita esaltante, comunque era prevedibile data la posizione di classifica delle due squadre. Paolo, non so se ce la farai. Ecco finalmente Maradona, ecco Maradona al nostro microfono, il capitano del primo scudetto del Napoli. Si è arrivato 3 anni fa e 70.000 persone sono venuti al San Paolo per applaudirti. Adesso dopo 3 anni arrivi qui a Capodichino con lo scudetto. Che cosa è cambiato in questi 3 anni? Ha cambiato che abbiamo preso lo scudetto adesso, però sempre ho creduto in questa squadra. Non mi è dispiaciuto lottare per la retrocessione, adesso non mi dispiace neanche lottare per lo scudetto. Da campione del mondo a campione d'Italia, sembra quasi che ci hai rimesso. Ma il campionato del mondo io l'abbiamo vinto fuori della mia terra, per quello
io mi sono sentito a Napoli come in casa, per quello è più importante questo. Un'ultima cosa, hai detto tante volte, ho imparato tanto in 3 anni di Napoli, più di quanto ho avuto l'opportunità di fare in tutta la mia vita. Chi è adesso Maradona dopo 3 anni di Napoli? Ma sicuramente questa città mi ha fatto più uomo, più calciatore e le devo tanto a questa città e speriamo di continuare così. Grazie, collegamento Ciao, che ritorna Paoletti. all'Auditorium Gianni, a fra poco. Ciao, fate in fretta. Bene, grazie a Paoletti, capisco che ha pagato il suo pedaggio di giovane cronista, questo significa fare il cronista d'assalto. Ritorniamo a questo studio dove si è riunita la Napoli dello spettacolo, la Napoli della cultura, per festeggiare una giornata di grande aggregazione. Un artista fra le più importanti, una delle voci più belle di Napoli, Teresa De Sio. Ciao. Un sentimento espresso in poche parole. Tanta voglia di fare Amuina. Amuina, che è Amuina? Ne stanno facendo tanta fuori, lo dobbiamo fare pure noi qui. Spieghiamo ad Aosta, Bolzano e Molfetta cos'è Amuina. Beh, per esempio suonare è un modo di fare Amuina, oppure andare a una partita e fare il tifo forte, quello è un modo di fare Amuina, però è l'Amuina giusta quello, no? Sì. Oh, è un no. Allora Amuina, Teresa De Sio. Se avete voglia di battere le mani stasera, fate invece battere il cuore, perché per questa canzone forse ne vale la pena. Teresa De Sio. Ma vorrei vestire bene, vorrei uscire. Stanotte è così dolce l'aria. E questo calore non si può dormire. Che smania m'ha pigliate camminare. Qualcuno che mi fa parlare tanta da passare. Sta paloma come gira come vota, come torna nata vota, sta cerogena a tentare. Palome che sta in lume, non è rosa c'è sommina, e tua forza che avvicina, tu puoi mettere a volare. Vattene a pazzarella, va palomella e vola e torna a stare così fresca e bella. Ma fica io pure, ma baglia piano piano e che mi brucia mano, potene voler
toccare. Tieni in mente sta paloma, come gira e come volta, come torna nata volta, sta ceroggia in attentata, vento scuro per me sola, sta cannella ardesse strui, la sera ardesse a tutte e due, non potesse consolare. Vattene pazzarella, va palomelle vola e torna a stare così fresca e bella. Va mica io pure, va paglia chiano chiano, e che mi brucia mano, potene voler cacciare. Hanno suonato Ernesto Vitolo, Franco Giacoia e Robert Fitz. Grazie, ciao! Teresa De Sio. Un altro flash della storia del Napoli, febbraio 52 al presidente Musolino succede Achille Lauro. Il senatore regala ai napoletani pasta e Jepson. I ricordi in questo filmato sono di Pesaola e Vinicio. Vediamo ancora questo filmato. Per Napoli città e squadra comincia l'epoca laurina. Il successo elettorale della sua lista monarchica nelle amministrative coincide con il primo solenne impegno: trasferire a Napoli il giocatore straniero più bravo. È lo svedese Hasse Jeppsson dell'Atalanta. Lauro lo paga 105 milioni, una cifra enorme se si pensa che il bilancio del Banco di Napoli, il più grosso istituto di credito del Sud, quell'anno non supera i 500 milioni. Io sono arrivato insieme con Jepson, poi è arrivato Vinicio, è stato un tandem, direi sarebbe diventato, credo, poteva anche rimanere nella storia del calcio italiano e del calcio principalmente dei napoletani. Purtroppo Jepson è stato trasferito a Torino, è rimasto Vinicio che tutti quanti sanno le prodezze di Vinicio. Vinicio veramente credo che sia stato il più grosso attaccante che abbia avuto il Napoli. Ho cercato sempre di fare del mio meglio e ancora oggi Napoli mi ricorda proprio per quella dedizione che avevo in campo. E dopo 5 anni ho dovuto lasciare Napoli per, diciamo così, una decisione dei dirigenti di quella epoca che mi avevano trasferito a Bologna. Bene, avete visto all'inizio la distribuzione della pasta. Leggo qui nelle note che mi ero preparate, evidentemente c'era fra lo sponsor attuale del Napoli e la pasta, che è appunto la pasta Buitoni, e il Napoli, un legame, diciamo, culturale quasi. Qui nelle note leggo che 160 anni fa, quando il grano duro arrivava dalla Calabria o dalla Sicilia,
per l'azienda Buitoni che era nello Stato Pontificio, pagava Gabella a Napoli, capitale dello Stato borbonico. Adesso invece la pasta aiuta a vincere lo scudetto. Grazie quindi anche alla Buitoni, sponsor anche di questa trasmissione. E questo signore che vedete leggermente incanutito era un vichingo biondo che fece sognare Napoli, signore As Jepson. E se vuole uscire dal suo posto anche Pesaola, che gli faceva i cross, dovrebbe venire qua vicino a noi. Jepson, come visse uno svedese a Napoli? Era un cambiamento veramente molto molto forte dal il freddo scandinavo giù a Napoli con il sole, il mare, era bellissimo. E si trovò bene Jepson? Veramente molto molto bene, sì. E perché Jepson non riuscì a fare quello che Maradona è riuscito a fare? C'è tante ragioni. Socioculturali si direbbe. No, ma credo che la squadra non era forte come Juve e l'Inter Milan in quel periodo. Adesso la qualità del calcio e tutte le squadre giocano molto meglio. È ora che Napoli ha vinto lo scudetto. Dovete sapere che questo signore, dopo aver finito di giocare al calcio, è stato amministratore delegato di grande società, console svedese a Milano, ha fatto una grande carriera di manager. Com'era allora? Era un intellettuale, Jepson? Ci si parlava? Beh, diciamo che tanto lo svedese non l'ho mai parlato io. Ma diciamo che sul campo si parlava molto bene perché andavamo molto d'accordo e penso che sia stato uno dei grossi personaggi, uno dei grossi giocatori che abbia avuto di annoverare fra i migliori che ha avuto il Napoli. Cosa vi mancò allora, Pesaola? E ci mancava, diciamo, ci mancava che gli altri fossero meno forti di noi, e invece erano più bravi. Avete visto due mondi che si sono incontrati a Napoli. Jepson, una persona apparentemente fredda, un nortico, e questo argentino napoletano, sempre coinvolto nel bene e nel male nei destini di questo Napoli. Vi ringrazio e applaudite. Questa è storia di Napoli e io vado ora a salutare un artista che anche lui è un pezzo di storia di Napoli, Mario Merola. Sei pallido dall'emozione. Beh, ma se non sei emozionato non sei nessuno. Devi essere emozionato. Guarda che bella platea. A parte poi i signori che stanno qua, quelli che stanno fuori. Quindi devi essere 2 volte emozionato. Mario, tu hai preparato qualcosa di particolarmente incisivo, toccante per l'occasione. Hai scelto un poeta, Bovio, sì, che ha raccontato nelle sue canzoni Napoli come pochi altri, e hai voluto scegliere alcuni versi per sottolineare, diciamo così, questo legame con questa città. La canzone non te la chiedo, la canzone che segue i versi. Io ti lascio col tuo magistero di artista popolare, Mario Merola. Addio Maria, canzone re canzone, luce e compagni di tutta la vita mia. Addio ti dico senza canto e suono, solo con l'occhio da malinconia. Io lascio mare, tu non ci pensi, o mare d'ora non vedo più, e che non vedo l'alba chiara chiara, che era una fresca con viaggio per tu. Addio Maria, Maria saluta a me la Napoli per me, dilla che è stata la passione mia, dilla che l'ha chiamata quanto a te. Come bella montagna stanotte, bella così, non la gioia
stanotte addossare. Voglio a te, voglio a te, che sto a chiedere. Chissà stanotte addossai. Voglio a te, voglio a te, che sto a chiedere nata volta. Fiorentino al pianoforte. Mario Merola. Napoli nella sua tradizione più vera. Guardate allo stadio di Fuorigrotta, hanno sentito Merola con la stessa passione con cui sottolineavano i gol del Napoli quest'anno. C'è una fusione proprio stretta fra canzone e calcio, evidentemente sentimenti popolari. Sentimenti popolari che hanno travolto anche personaggi che solitamente sembrano distaccati da certe passioni che invece sono solamente della gente comune, come si dice. E invece no, nel cuore di tanta gente che raggiunge successo nella propria professione, che raggiunge i vertici di un mondo dove tante volte è più importante apparire che essere, c'è i sentimenti normali, i sentimenti della gente. Un pullman hanno organizzato, un pullman che Luciano De Crescenzo ha soprannominato di napoletani pentiti. E allora io mi scuso se forse non li nominerò tutti, però quelli che riesco a nominare si alzino in piedi come a scuola e avranno il loro applauso. Non è che il pentitismo sia una cosa sempre, a volte è discutibile, ma in questo caso è una cosa buona, come si dice a Napoli. Bene, allora, signori e signori, Sergio Corbucci e signora, in piedi. Non è arrivato Sergio Corbucci? Me l'avevano dato per arrivato, ho incominciato, allora chiamiamo il capitano. C'è Sergio Corbucci? Non c'è. Luciano De Crescenzo. Riccardo Pazzaglia. Pasquale Squitieri. Non so se c'è, ma un signor giudice, Renato Squillante. Lina Wertmüller. Con il marito Enrico Job. Un'editrice, ahimè anche la mia editrice del mio rotocalco special, Adelina Tattilo. Carlo Giuffre. C'è Carlo Giuffre? C'è, non c'è. Sergio Solli, attore di Edoardo, con Colella, commediografo napoletano della nuova generazione. Vorrei ricordarli tutti. Che posso dire ancora? Non mi dovete rovinare la sorpresa. Non me la dovete rovinare. Siete uomini di spettacolo. C'è il colpo a sorpresa. Bene, allora io faccio un break perché c'è una sorpresa fra questi ospiti che è legata più strettamente alla storia del Napoli. È arrivato
uno di quei personaggi che possiede i sentimenti della gente nella sua voce. È arrivato dalla Germania apposta, non si è potuto preparare, ma come tutti gli artisti napoletani è capace di improvvisare. E improvvisa, signori, Reginella, ed è Nino D'Angelo. Tu sei fatto una vesta scullata, un cappello quei nastri che rosa, stiva mezzo a 3 o 4 sciandosi e parlavo francese così. Fui la trena che t'ho incontrato, fui la trena adorate t'ho voluto bene a te, tu mi hai voluto bene a me, ma non ci amiamo più, mai distrattamente pensa a me. Regine, quando stivo conmigo non mangiavo da pane e celase e campavo nei vasi e che vasi, tu cantavi e ci agnivi per me e io guardivo e cantavo contigo. Regine, non può bene sto re, t'ho voluto bene a te, tu mi hai voluto bene a me, ma non ci amiamo più, mai potuto, distrattamente pensa. Io lo farei. Quanti volte t'ho voluto bene a te, tu mi hai voluto bene a me, ma non ce l'ho più, mai potuto, distrattamente Grazie Nino, grazie. E mentre Nino D'Angelo cantava, era inevitabile, è arrivata la squadra del Napoli, campione d'Italia.
Grazie Napoli. E allora sono felice che il Napoli sia arrivato quasi in un momento della scaletta come se avessimo voluto predisporre il momento preciso. C'è un regista, credo, chiedo agli amici fotografi dopo, quando saranno sul palcoscenico da questa parte, chiedo al pubblico e anche agli amici fotografi, capisco la situazione, ma un attimo di disciplina, dopo, c'è un'ora di spettacolo, dopo, grazie. E allora chiamo qui un signore che ha raccontato Napoli in tanti suoi film, ma è un signore figlio anche di un disegnatore, di qualcuno che raccontava la Napoli degli anni 30, la Napoli dell'inizio della storia di questa società. Il signore è Francesco Rosi, uno dei più grandi registi del cinema italiano, coinvolto e travolto dall'entusiasmo, che è passato direttamente dal Festival di Cannes con Cronaca di una morte annunciata tratto da Marquez al Napoli campione d'Italia. Francesco, so che è inusuale per un uomo del cinema farsi coinvolgere in un entusiasmo popolare, però credo sia anche giusto. Ma io ti dico questo, che io penso che da stasera divento anche tifoso. Non sono mai stato tifoso, però diventerò tifoso. Senti, una vittoria, uno scudetto nel calcio, può veramente servire a una città? Certo, io posso dire che possiamo cominciare da qui. E poi, come dice Troisi, ricominciare da 3, da 4. Sì, però cominciamo intanto da qui e poi ricominceremo. Io ti ho preparato una sorpresa. Tuo papà, che usava lo pseudonimo di Rosi, disegnava, faceva le caricature dei giocatori del Napoli negli anni 30. C'è quindi un legame fra te e il calcio Napoli. Io ne ho scelto qualcuna insieme al regista Moretti di queste caricature di papà. Sì. E tu ce le dovresti descrivere se ricordi qualcosa. È un modo per riandare alle radici. Ecco il ciuffo. Questa è la copertina di questo libro, e questo è Don Eugenio Reale, che era il patron della società. Il ferlaino d'allora. E questo è Garbut, Mr. Garbut, ma questo era un disegno il Bianchi di allora, Bianchi di allora. Questo è Cavanna, questo portiere, è Cavanna. Il Garella di allora. Io questi qua mi Colombari giocò anche in nazionale, poi passò al Torino, un mediano De Napoli di allora. Attila, e questo è il grande Sallustro, riapplauso. Sì. E questo è Vojac. Vojac, lo straniero dell'epoca. Ecco, qual era? Tu andavi allo stadio, papà ti portava allo stadio. Guarda, mio padre... Ecco, un attimo, estasi Reale. Pare che il Reale sogna lo scudetto, poi è arrivato anni dopo. No, la particolarità di mio padre è che mio padre mi portava a vedere tutti i calciatori quando lui faceva le caricature, che però le faceva nella hall dell'Hotel de Londres a Piazza Municipio. Faceva delle fotografie, faceva i disegni, però dopo, quando la squadra andava a giocare, mio padre non andava mai allo stadio. E questa era una cosa stranissima che io non ho mai capito, però lui aveva paura della confusione e delle cose. Ma io li ho visti tutti questi giocatori, ho visto Attila, Oreste Sallustro, ho visto Garbut soprattutto, vedevo Garbut perché Garbut piaceva molto a Rosì, a mio padre. Garbut con la sua coppola, i pantaloni alla zuava, la pipa sempre in bocca. Senti, tuo papà fosse adesso in vita, a chi farebbe la caricatura col massimo piacere? In questo momento? A Maradona, come si fa a non fare la caricatura a Maradona? È perfetto. Però mio padre è stato anche l'inventore, assieme al Sire di Vergy e a R, che era un altro giornalista, è stato l'inventore d'Ociucci e Fechel, che era l'emblema del Napoli. Ociucci e Fechel, 33 chiaie e ancora fracite, traduciamo, 33 piaghe e la coda fradicia. Però sto Ciucci e Fechel stasera la coda se l'è riappiccicata. È una macchina di Formula 1 questa. Spara calci e sparando calci, ecco, ha provocato questa bellissima riunione. Ti devo dire la verità,
è una riunione, non credevo di trovarmi così bene qui stasera. Sai Grazie a Rosi, grazie a voi popolo di Napoli e grazie al Napoli. E passiamo a qualcosa che è la Napoli di oggi, qualcosa che è in sintonia. Senti, te ne vai, grazie Rosi, che è in sintonia con i sentimenti della Napoli di oggi. Si sono riuniti per l'occasione, l'avete visti all'inizio del programma, ma adesso con qualcosa che è più profondamente loro, la loro musica di adesso, i suoni di Napoli di adesso. Enzo Avitabile, James Senese e Tullio De Piscopo insieme per il Napoli. Chiamami se lo vedi e credimi questo treno se lo perdi non lo prendi più. Lui che non affronti e vola su mari e muri, sulle città le civili. Sono espresso, certamente non è d'oro. Sono espresso, ma vedrai non è colore. Sono espresso, viaggia solo ad una classe. Soul Express. Senti una sola lingua, si mangia la stessa cosa, eppure gratis puoi salire su. Vedi tutte le razze, ci sono di tutti i tipi, umani extraterrestri e tempi. Sono espresso, tutti giovani e bambini. Sono espresso, padri santi, matti e dei. Sono espresso, tutti strani ed ubriacosi. Sono espresso, sono espresso, sono espressi. Sono espresso.
con costi magnate che da fatto ma tenga la televisione 36 canali si parlano e tu dici 80 capelli ma quando ci mi fuori sarà prima ma quando ci mi fuori sarà prima ma quando ci mi fuori sarà primavera. Enzo Abitabile, Gensenese, Tullio l'Episcopo e i loro amici. Grazie, forse alla regia devo chiedere adesso se è possibile vedere allo stadio di Fuorigrotta come stanno andando le cose, come viene vissuto questo momento. Eccoli là, sembra di essere durante una partita del Napoli. Non so se potete vedere che succede là dietro tra Giordano e Maradona, se girate le telecamere. Moretti, e adesso vediamo Santa Lucia, vediamo cosa ci può dire Necco, che succede a Santa Lucia.
in questa festa di popolo. Guardate cosa succede a Santa Lucia. Santa Lucia sta diventando un teatro incontenibile, ciascuno vuole recitare la sua parte, ci sono stati fuochi improvvisati, non programmati, una specie di funerale antica maniera e tantissima gente che non riesce ad arrivare da voi si ferma persino da noi, per esempio Tony Esposito, in mezzo Tony Esposito è lì qua, con alla mia te. sinistra. Un applauso per Tony Esposito. Evidentemente l'unica strada per arrivare alla televisione passa da Santa Lucia. Tony, mai vista tanta gente napoletana riunita insieme. Maradona, chi è stato bravo? Maradona, non lo so, Minà, Agnes, chi è riuscito a metterli insieme? Il Napoli. Una festa ma anche molto disciplinata, devo dire, che va avanti così. Spero di riuscire ad arrivare in Rai per suonare con i miei amici. Questo adesso sono arrivato da poco. Avevamo anche, scusateci, ragazzi, se ci date una mano forse riusciremo a far capire che in fondo siamo felici. Necco, volevo devi dire, dire mai a visti Tony- tanti napoletani insieme? Avete dimenticato l'invidia? Che è successo? No, era... Ma niente, basta un'occasione per far uscire di nuovo fuori. Ma c'è tanto folklore, questa sera c'è tanto folklore, c'è tanto entusiasmo, c'è tanta festa ed è naturale che stessimo tutti qua. Io ho lasciato un lavoro su a Bologna, il mio disco, per venire questa sera qua e stare insieme a tutti. Tony, vieni in studio, alla mia vieni in destra studio nel ci sono finale, altri come si molti dice a noti. Napoli, ci sarà Grazie ai Bagaria. carabinieri e alla polizia. Scusatemi Gianni, non riesco a sentirmi. Sappiamo che sono in arrivo addirittura delle sorprese visive, ma da questo angolo non riusciamo a fare altro che ad anticiparvi quello che potrebbe succedere a qualunque napoletano legato al calcio che scendesse qui. Va bene, Necco, grazie. Va bene. Allora, grazie Necco, grazie. Un altro gruppo di artisti napoletani si è riunito, credo che sia data storica, non so quanti ne vedrete fra un momento su quel palcoscenico riuniti, cercherò di riconoscerli, anche quelli che sono meno famosi ma che si sono uniti a questo grande arruffapopolo che è il mio e vostro amico Renzo Arbore con Marita Laurito. La divina Marisa Laurito. Marisa Laurito. Tu sei napoletana vera e quindi hai qualcosa da dire in più di Renzo, che è napoletano acquisito. E io che devo dire? Solamente Forza Napoli! Che Bagaria hai preparato? No, niente, io sono venuto per rendere un tributo a questa città dove ho vissuto 7 lunghi e meravigliosi anni. E allora ho scelto una canzone di quegli anni, una canzone che è struggente, malinconica, che a me mi ricorda la Napoli di quegli anni, quella Napoli che è così cambiata ed è diventata naturalmente più grande e più bella. E quindi ho portato, qui ci sono i miei Moonlights, mo te li mostro perché... Chi sono questi? Questi sono The Originals, Napolitans, tutto plurale, Moonlights, Mandolins, che sarebbero i mandolini originali napoletani dei Chiari di Luna. Diretti dal maestro Peppe Vessicchio, anche detto Vessicchio, ma maestro. Senti, poi ho chiesto agli amici cortesi, ai cantanti, eccetera, di cantare con me questa canzone. Mi piacerebbe che prima la cantiamo Marisa ed io, come riusciamo, insomma, e poi invece vengono delle illustri firme a darci una mano con una piccola versione adattata. È una vecchia canzone con parole adattate per lo scudetto. Chitarra! Mi sento come se stessi a Sanremo. Maestro Berini.
Oh, noi improvvisiamo qua per qua, non è che si è avuto molto tempo di provare. Il tempo è ruspante, è una bella begin, vai! Marisella, quando vuoi, il pubblico è tuo, Marisella, vai! Vai, quando vuoi! Come si bella e cara napolitana, Canto, sospira e piange in te canzoni. e non ti ascolto mai, ora si vai lontana. Innamorata noi si chiama Napoli. Grazie. Come si bello e cuore napolitano. A me gli innamorati di Napoli e te canzoni. Come si bello e cuore napolitano. Si te muove e mo ci sta scudetto napolitano. Siete sospiri e lacrime per canzoni. Mieta passione umana, l'alta pazzia e l'amore. Mondo stanno scudetto napolitano. Grazie. Questo scudetto nostro napolitano. Vai, maestro Lega! Questo scudetto nostro napolitano. Con sentimento.
assieme, vai tu mi dà piazzamento. Vai Pepì. Inevitabilmente ha conquistato lo studio, abbiamo ancora un'ora di programma, ma poiché c'è sempre il dubbio che la retorica cresca e che esageriamo, vedo la faccia di Bianchi, vecchio filosofo, che magari è un attimo imbarazzato. E allora siamo andati oggi pomeriggio nella casa dell'unico napoletano che in teoria non sapeva che il Napoli aveva vinto lo scudetto. Un napoletano di quelli ironici, di quelli che sente la felicità ma non vuole farsi travolgere. Questo napoletano incontrato oggi pomeriggio è Massimo Troisi e questa è la registrazione a casa sua, sentitelo. Questo scudetto io non lo so perché, non mi chiedere com'è che io sento che quest'anno lo scudetto, non voglio neanche dire questa parola perché mi fa impressione, questo è l'anno buono, cioè, vedi che la squadra affiatata, vedi che la squadra Massimo, forte. il Napoli l'ha già vinto. Già vinto quando l'ha vinto? Come quando l'ha vinto? Beh Massimo, guarda che ora mi metti in imbarazzo. Il Napoli è campione matematicamente, pareggiando con la Fiorentina. Ma buono. Ti manca il respiro per l'entusiasmo. No, sono contento di questa cosa, non so se è vero o no, sono un po' così, se mi fai scemo, guarda, mi offende, cioè, non passi cose non si scherza. E Napoli è campione d'Italia da 7 giorni di me, e tu mo vieni a mi intervistare. Sì. Figurati, avranno parlato, avranno detto tutto ormai in Coppa. Un po' di dichiarazioni. Infatti, la gente ormai tifosa una vita era proppata da San Benedettese, ormai è tifoso di Napoli, sicuro, figurati. Hanno parlato, tanta gente. Lo so, tanta gente, infatti, io venivo prima, no? Bravo, ti presento dopo 7 giorni qua, Napoli campione d'Italia, dimmi qualcosa su Napoli campione. Napoli, l'hanno detto già, ho fatto a parte la squadra, Maradona, ma non dimentichiamo questo meraviglioso pubblico. Questo l'hanno già detto. Che è stato come un 12° giocatore in campo. Questo l'hanno già detto. Del Napoli l'hanno già detto, va bene il Napoli, va bene la squadra, ma non ci dimentichiamo l'organizzazione
con Ferlaina all'Odi e con l'organizzazione è sempre mancata a Napoli, però questa volta Hanno già detto. Io, cioè, con un sentimento che mi sento, ma se appena mi dice questa cosa, no? Che mi sgorga proprio di felicità, sinceramente, volevo dire, sì, va bene tutto, l'hanno già detto, non dimentichiamo però Bianchi, un allenatore modesto ma nello stesso tempo capace, Mi dispiace, ma hanno detto che è stato sempre nell'ombra, però nonostante tutto. Tu mi vieni a intervistare dopo 7 ore, già, non c'è pazienza, pure tu, dai. Napoli l'hanno già detto pure fatto, allora festeggiamo, siamo contenti, ma 1000 problemi da millenni si affacciano su Napoli, non li dimentichiamo. Lo so, non può dire, l'hanno già detto, no? L'avessero detto pure si veniva subito a me. Non dimentichiamo, allora festeggiamo tutto, ma non ci dimentichiamo l'acqua e il gas aperto. L'hanno detto questo? No, no, io lo sapevo. Mi raccomando, vogliamo festeggiare, siamo contenti, tutto, ricordiamoci tutto, non ci dimentichiamo l'acqua e il gas aperto. Questo è un bel messaggio. Questo è bello, perché succedono le disgrazie. Voi uscite di casa, festeggiamo Napoli, e vi scordate, ricordate, l'acqua e il gas. Io non voglio dire con questo festeggiatelo, non è che mo hanno festeggiato, viva l'acqua, viva il gas, no, loro non hanno fatto niente per vincere lo scudetto, siamo d'accordo, ma non ce lo dimentichiamo. È bello ricordarsi di tutto in queste giornate così belle e felici. Ecco, allora tu ecco, io ora ho detto, come lo vivi adesso, come ti senti, come lo vivi? E mo mi mise una, capito? No, ma è vero comunque, vai, cioè. Te lo giuro, guarda, te lo giuro, è vero. Non mi fa fare tutta questa cosa così e mi fai fare una brutta Non è figura. mica passata sotto silenzio questa cosa. A me mi pare che sì, guarda un po', non può essere mai caso. Come la vivo bene, no? Sono contenta, anche se, non lo so, a me piacesse stare più dentro alla situazione. Non lo so, mi piacesse sapere retroscena, tutte le cose che ha detto Maradona, che ha detto Bagni, capito? A me piacesse per esempio essere proprio un giocatore, a me piacesse essere Bruscolotti. Se mi tu mi venisse a intervistare, allora Bruscolotti, e io dicevo, Bruscolotti, Ferrari, uno dei capito, un giocatore, ma non è possibile perché chiaramente non è giocare, ma a me piace, per stare dentro, guarda, arrivi, per stare dentro a me piacesse pure essere la moglie di un giocatore. A me per dire, se tu un uomo ci sta diventando la moglie Renica, lo facessi con te. Guarda che forse sarà in sala la moglie Renica. E cioè io l'invidio, signora, io vi invidio Renica, io le stesso sua moglie. Quando torna a casa e mi dice, sai cara, Maradona che cosa ha detto? Che l'anno prossimo forse facciamo ancora tutte piccole cose. Ma non la moglie perché sono uomo, non la offendendo, ma almeno l'amante di una delle mogli dei giocatori. No, per carità Gianni, sai, tutte le persone di rispetto abbiamo, tutti, per fare un esempio, dici come amo questa squadra. L'amante di una delle mogli, che bene lei mi dice, sai, mio marito mi ha detto che Maradona ha detto che l'anno prossimo forse quella. Viverla, stare dentro, insomma, per carità, tutti amici, non scherziamo. Senti, però comunque, tu sai che il popolo di Napoli ha usato il titolo di un tuo film per festeggiare, ora tu sei tutto, non ti sei accorto di niente, scusate il ritardo, perché c'è tutta la filosofia. Lo so, già questo me lo sono accorto e li ringrazio e sono contento di essere servito a questo. Io oggi ho fatto il film solo per questo. Io pensavo quando Napoli vince il scudetto si trovano già il titolo allo striscione, mica ci ho fatto un film con film. E io mi auguro, ci auguriamo di poter usare molto presto uno striscione con scritto ricomincio da 3, capito? 3, 4, 5, insomma non ci arriva più. Qui c'è un applauso, una cosa, un po' di retorica. È un po' di retorica, ma lasciami, mo che mi dite stanno. Ma è vero, già. Ti giuro come è vero che sei nato a San Giorgio a Cremano. Ecco, io anzi un saluto come esponente di San Giorgio a Cremano alla squadra del Napoli. La già fa perché voglio essere rettore. Ricomincia da 3, da 4, da 5, ormai non ci mi ferma più. Senti, però ci sono stati anche cartelli al nord, sono comparsi striscioni con scritto siete i campioni del Nord Africa. L'unità d'Italia non è mai avvenuta. Quello sono invidie, cose che chi vince sa da portare dietro, non esistono problemi. Io sinceramente intanto io preferisco essere un campione del Nord Africa piuttosto che mettermi a fare striscione da Sudafrica. Questo per me chiedo scusa questa cosa, ma non voglio, per carità, non voglio mettere contro all'altro perché i film mica vanno in tutta Italia, ma
perché già che non teniamo all'estero ci hanno accontentato di Italia, figurati si già mi dicevo Bergamo e poi, però questa cosa qua la devo dire. Ma Stimo, io... Cioè non è vero questa cosa. Te lo giuro, ora io vado allo studio e fra poco, fra un po' di ore avrò i giocatori del Napoli. Allora io saluto a tutti quanti, se è vero, ma io non lo so che a chi se ne crederà, ma se è vero tanti auguri e spero che continuate così. Ciao Gianni. E qui c'è tutto il saper vivere di Napoli, quello di saper esorcizzare anche una grande felicità, sapere che domani è un altro giorno. E anche per questo sono qui con un altro filosofo della vita, del quotidiano di Napoli, Luciano De Crescenzo. A Luciano credo se lui non ha avuto paura, perché in realtà nelle ultime giornate voi che soffrivate molto, lui è tifoso di quelli... Sono tifoso e il Napoli nelle ultime partite era un po' passato di cottura. No, siccome c'è sempre questo fatto... Spaghetti, buitoni, campioni d'Italia. Minà sta pure con la scatoletta in mano, perché all'inizio erano proprio al dente, poi sai, le ultime giornate... Però io invece che della squadra... Però erano buitoni e hanno vinto lo stesso. E fa parte degli obblighi aziendali, scusa. Io più che della squadra, io volevo parlare del pubblico, lo so che corre il rischio di essere retorico. Sì, la retorica è proprio così, a portata di mano. Però che succede? Io ho visto il pubblico napoletano domenica scorsa nella partita con la Fiorentina e ho visto cose praticamente incredibili. È stato detto al pubblico, venite a piedi allo stadio, sono andati a piedi allo stadio. Non invadete il campo, non hanno invaso il campo. Allora ho capito una cosa che fino a oggi non avevo mai capito. Il popolo napoletano sente, ascolta. Pochi giorni fa l'Ajax ha vinto i campionati, la Coppa dei Campioni. La Coppa delle Coppe. La Coppa delle Coppe, ecco, bravo, mi correggi. E è successo di tutto ad Amsterdam, centinaia di milioni di danni, hanno rotto macchine, hanno rotto cose. Noi invece, noi napoletani, perché ci siamo comportati bene? Perché secondo me noi abbiamo voluto dimostrare il nostro amore, noi amiamo la nostra città, io voglio bene a Napoli. Hai capito? Lo so che sono retorico, ma io amo Napoli. E allora dico una cosa. Io amo Napoli, voi amate Napoli. Questa città, che era la città più bella del mondo, adesso non è più la più bella città del mondo, però noi la possiamo far diventare la più bella, perché non abbiamo bisogno di nessuno che ci insegni a amare Napoli. L'amiamo già noi abbastanza, ma dobbiamo comportarci così come ci siamo comportati allo stadio. Nella stessa maniera, e Napoli ritornerà a essere la più bella città del mondo. Buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti. Lopez. Arrivano tutti. Minà, minà, minà. Minà, minà, minà. Ho visto Maradona, ho visto Giordano, ho visto Bruscolotti, ho visto anche Ferrara. Uè, mamma, innamorato sono, oh mamma, 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 oh mamma, 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 sai perché mi batte il corazon, oh, ho visto Maradona, sì, ho visto Maradona, sì, mamma, innamorato sono, basta, grazie. Era grazie a De Crescenzo e grazie a Lopez. Ed è il momento di un uomo che per 18 anni ha lavorato per lo scudetto del Napoli, il presidente Ferlaino. Quando uno, bravo ingegnere, si scopre bravo presidente. Mai, non c'è problema. E quando ha pensato che, va bene, sarò un presidente che vinco lo scudetto,
anche nei momenti di dolore ha pensato che un giorno sarebbe arrivato lo scudetto? Certamente sì, era proprio lo scopo, la fissazione, come diciamo noi a Napoli. Io ho sempre pensato e lottato per questo e oggi mi sembra fin troppo facile. E domani che succederà domani? Domani dipende da tante cose. Domani è difficile, perché adesso incomincia il difficile. Per rimanere competitivi. Grazie Maradona, grazie. Sono molto preoccupato per domani. Abbiamo una squadra vivissima, non abbiamo problemi, siamo fortissimi. Sono preoccupato, ma se vinciamo anche l'anno prossimo fate la stessa festa? Ci tocca. Credo che in questo caso ci collegheremo con i grandi artisti di origine napoletana, faremo una festa via satellite. Va bene, allora sarete organizzati l'anno prossimo. Presidente. Più organizzati di questa volta, che sei bravissimo per l'amor di Dio, ma sarà ancora meglio perché sarà in pratica. Beh, credo che aver messo insieme tutti questi artisti non è proprio... Veramente bisogna ringraziare la RAI, ecco questo volevo dire, perché la televisione, perché veramente è uno spettacolo eccezionale, noi napoletani siamo commossi. Grazie. E adesso, signori, io sono diventato un arbitro di calcio, è un piccolo gioco, chi non ha giocato al calcio non lo sa, ma a un certo momento, quando manca poco all'entrata in campo, c'è un signore in nero, non sempre amato, che si chiama arbitro, che entra e fa l'appello per vedere che non giochi un giocatore per un altro. Allora io adesso faccio l'appello e incomincio, e lo faccio come si fa negli spogliatoi. Allora, Romano, numero, De Napoli, 8, Ferrario, 5, Muro, 16, Carannante, Bigliardi. Chi avete scambiato posto? Hanno tentato. Lopez, Renica, 6, Carnevale, 9, girate. E qui che è? Bruscolozzi, Garella, Maradona, Volpecina. Chi abbiamo qui? Ferrara, Caffarelli, Puzzone, Di Fusco. E chi c'è ancora? Sola, Celestini, Giordano. Grazie. Io ho 49 oggi. Tutto questo perché oggi eccezionalmente avremo un coro che solo oggi, magari soltanto oggi, è più importante di quello della Scala. Mi perdoni il sovrintendente Badini, grande amico. Allora, una grande artista entra e, accompagnata dal maestro Vessicchio, eseguirà per voi una canzone che è qualcosa di importante non solo per Napoli. L'artista è Lina Sastri. Prima non è rimasto lui, io volevo dire è Maradona, bello guaglione, belle facce, belle corte, femmine fa innamorarmi.
quando sono scena mi viene quasi una malinconia sotto la finestra dove mi resta a ridere quando notte io solo sono scena Devi dargli un bacio, devi dargli un bacio. Due. È il momento di Bianchi, ahimè Bianchi le tocca. Capisco che la sua radice, la sua cultura e la sua educazione è possibile siano un attimo toccate da questo modo di vivere la propria felicità. No, mi sto divertendo moltissimo, molto bene. Qualcuno direbbe che non si vede mosso dal viso. No, è verissimo. Bianchi, io le voglio soltanto dire se c'è qualche situazione o qualcuno dei suoi giocatori che umanamente lei ha sentito più vicino, indipendentemente dal valore, qualcuno che ha toccato anche questo suo inattaccabile modo di vivere le cose. Ma è facile, quelli che si sono infortunati che non hanno potuto giocare con noi per tutto l'anno. Chi in particolare? In particolare Filardi, Celestini e Carannati. Senta, lei ha paura di troppo entusiasmo? No, se è spontaneo come quello di stasera, no, assolutamente. Il Napoli può durare a alti livelli? Ma questo è difficile saperlo adesso, sicuramente bisognerà cominciare a lavorare subito con serietà come i ragazzi hanno fatto quest'anno. C'è qualche cosa che lei adesso vorrebbe augurarsi che non succeda da qui a qualche mese? Non dico solo i risultati. Ma per adesso è ancora presto, spero di continuare così, anche se è molto difficile ripetere un risultato così difficile e esaltante. E un'ultima cosa, vuole dedicare, solitamente quando si ha una grande vittoria uno dedica a una persona, a qualcuno che l'ha aiutato nella vita, lei vuole dedicare a qualcuno? Ma a tutti quelli che ci hanno seguito, e i giocatori, e la società, e il pubblico. Grazie a Bianchi e grazie... No, rimanga con noi Bianchi. Sono ragazzi di questo tempo e hanno cantato la canzone che fa parte della radice, della storia di Napoli. Ma c'è un menestrello di quelli che va con l'armonica a bocca e la chitarra che canta anche il loro tempo. È Edoardo Bennato, eccolo qua. Io non so, i concerti di Bennato, come di tutte le grandi rock star, si ascoltano seduti per terra, in un prato, in uno stadio. Se i ragazzi del Napoli lo vogliono fare... No, aspetta, allora qua i piedi. Eccoli. Edoardo. Sì, è il mio omaggio a Napoli, una canzone che si chiama La città obliqua, è un progetto che spero si realizzi, così come abbiamo realizzato
il progetto dello scudetto, spero che si realizzi anche questo sogno, il sogno di ristrutturare le vecchie scalinatelle e risolvere i problemi del traffico a Napoli. Sembra un sogno, ma anche lo scudetto era un sogno. Questa è la città obliqua. Edoardo Bennato. Non è piana, non è verticale, è una linea che sale in collina, è una strada che parte dal mare, il percorso della città obliqua, scale mobili sotto la luna, diagonali e passaggi segreti, un cammino che esiste da sempre, il tesoro della città antica. Sul tappeto che scende e che sale, emozioni ed immagini nuove, e nel sogno che sale e che scende, prospettive che cambiano lente, meccanismi che portano fuori dal groviglio di auto e di idee, una strada che parte dal mare e il futuro da immaginare. E tu ti muovi libero per la città, su quel tappeto sei una regina che va, tutto scorre come in un sogno, e nel sogno mi fermo a guardare il tramonto sulla linea inclinata, la magia della città incantata. Bravo Bennato. Bennato, vieni qua. Abbiamo da chiederti una cosa. Ora non so se riusciamo, ma il Napoli ha vinto lo scudetto, si può tutto. Bennato adesso corre allo stadio. Forse vedremo nel finale insieme due artisti che non sono mai stati insieme. Bennato, corri allo stadio. Maradona in piedi. Devo cantare? Vuoi cantare? No. Diego, credo che in questi giorni... Possiamo fare a tutti, guarda. No, ormai sono seduti, vogliono stare seduti. Quando si arrivano i dirigenti vi alzerete in piedi. Non credo. Maradona, c'è qualche cosa che dovevamo scegliere una cosa. È stata una grande festa di sentimenti, di musica, di cultura, qualche volta. Comunque certamente una festa di sentimenti. Abbiamo preparato alcuni gol di Is, si dice così, perché ormai Maradona è Isso, non è più Maradona, è lui.
dovevamo scegliere qualcosa, non me ne vogliono coloro che hanno vinto con Maradona lo scudetto, le parate di Garella, i gol di Carnevale, i gol di Giordano, la lotta di Bagni, la lotta di De Napoli, tutti hanno partecipato. Chi ha aspettato in panchina. Così sembra che l'ho vinto da solo. Credo Tutti in piedi. Eccolo qua. Tutti in piedi. Moretti, possono partire le immagini di quelle note musicali che sono i gol di Diego. Rappresentano tutti voi perché arrivava a lui il pallone lavorato, portato. Eccole là, guardatele là i gol di Diego. Questo è su rigore. Commentali tu, Diego. Questo a Roma. Mi ha messo male la palla, Bruno ho dovuto stopparla. Mi ha messo una palla bellissima. E questo con la Sampdoria, Renica. State zitti, Garella. Eccola. Stavamo perdendo 1-0 lì. Quando hai incominciato a fare quel salto quando fai gol? Da sempre, da sempre. Guarda come va, guarda. È un Formula 1, guarda. Abbiamo vinto 2-1. Sì, lo so. Ecco. 3-0 con l'Udinese, lì mi dà una palla incredibile, la Totta a Roma. La Totta, cosa vuol dire? Sì. Perché? Io le dico Totta. Cosa vuol dire in Argentina? No, somiglia molto a un giocatore che giocava con me in Argentina. E qui? Bruno, una palla uguale a quella che mi ha dato con la Roma. Che bello questo! Diego, questo è un capolavoro, eccolo lì Ferraino che urla. Senti, ma segnare è come cantare, come sognare, è come suonare uno strumento. Sì, credo che la vittoria di tutti gli allenamenti della settimana, di quello che si pensa in vincere, no? Il gol è tutto. Senti, qui a Napoli ha un gusto particolare o... Io ho detto sempre che un scudetto a Napoli sono 10 di quello che ha vinto la Juventus, perché a loro già praticamente non le piace vincere, a noi cominciamo adesso. C'è una persona che vorrei chiamare qua perché per lui la vita di calciatore non è stata sempre facile. Giordano, vieni qua. Bruno. Questo signore ha avuto anche dei momenti durissimi, duri. Chi è questo signore? Come uomo e come calciatore? Ha vinto quando molti dicevano non avrebbe mai più vinto nella sua carriera. Si dicono tante cose, però come compagno credo che è un fenomeno. Io dico così sempre un fenomeno perché me lo dimostra ogni giorno e come calciatore penso che è stato grandissimo in questo scudetto che abbiamo vinto. Che sapore ha la vittoria che io ho appena ottenuto? Ma una vittoria bellissima, rende felicissimo me, ma penso tutti i napoletani. Ma per te? Ma per me, io l'ho detto domenica dopo la partita, questo scudetto è dedicato a mia madre che è morta 9 mesi fa, per cui diciamo che 9 mesi fa ho fatto una scommessa con me stesso e ho dato tutto quello che avevo dentro per poter vincere questo scudetto. Io ho finito, non voglio entrare né nella tecnica né nei sentimenti perché già li abbiamo percorsi per tutta la trasmissione. Abbiamo voluto soltanto riunire il popolo di Napoli, la gente di Napoli, nella giornata in cui questa squadra di calcio, la squadra di calcio di questa città, ha vinto uno scudetto che sembrava anni fa insperato. È una motivazione fragile. Prima abbiamo stabilito che non lo è. Quindi grazie a voi qui, grazie alla gente allo Stadio San Paolo, grazie
alla gente a Santa Lucia, grazie a tutta Napoli e grazie a tutti i tifosi di calcio delle altre città italiane. Tutti gli artisti che hanno partecipato alla trasmissione entrano sul palcoscenico, ma io vorrei prima chiamare i dirigenti del Napoli, il vicepresidente, il presidente, il general manager. Credo hanno, per concludere la trasmissione, da dire qualche cosa, perché è anche il medico, il massaggiatore, tutti quelli del Napoli. Mondiale, C'è un grandissimo assente stasera qua, che certamente deve vincere uno scudetto importantissimo, è Italo Allodi, a cui va tutto il nostro ringraziamento e grazie a tutti. Presidente, abbiamo terminato. Grazie, veramente grazie, è una bellissima trasmissione. Concludo con tutti gli artisti. Entrano gli artisti della musica, entrano gli artisti Lina Sastri, Avitabile, Nino D'Angelo, tutti quelli che hanno partecipato al programma, non li vedo, Marisa Laurito, Mario Merola, Renzo Arbore. Entrano anche gli artisti di altre arti. Ho visto con un basco azzurro uno scultore che ho conosciuto ragazzo, si chiama Sguro, era qui attorno, è sempre dietro al Napoli, è l'emblema di quei sentimenti che il Napoli esprime. Fausto Cigliano, dove sei? È collegato anche Fausto Cigliano da Santa Lucia, vuole dedicare a Maradona una canzone. Cigliano, a te la linea prima del finale. Si prepari per il finale. Ma che già fa, io senza te no, non posso stare. Che posso fare? Non c'è sta Cristo per m'aiutare, come una forza che fa paura, che mette sta una mannura. Sento st'amore per te, ma che già fa, si sto a pensare come sarebbe che sta vita lontana te mi troveria in tanto tempo perduto. Ho capito che questa pena d'amore che io mi porto in tuo cuore ad morire insieme a me. Oh, vieni qua, fatti toccare, fammi sentire che sta bella, ma vieni qua, fatta guardare, che sto occhi quanto so bella, con mano viento che dura, con mano sciorta che è oscura, st'amore porta da te. Con mano viento che dura, con mano sciorta che è oscura,
Grazie. Era Fausto Cigliano da Santa Lucia, guardate quanto è bella Santa Lucia con le sue luci. Grazie anche a Gigi Necco, nostro Virgilio, in questo viaggio a Santa Lucia. È arrivato da Santa Lucia, malgrado il traffico, Tony Esposito, eccolo qui. E credo Ferlaino giustamente vuole chiamare sul palcoscenico tutti coloro che hanno lavorato allo scudetto del Napoli e che sono seduti ancora da quella parte del nostro teatro. I consiglieri del Napoli. I consiglieri del Napoli. Nino Celentano e Nino Gallo, Corrado Ferri sta arrivando dietro. Pasquale Carbone. E Pasquale Carbone. Ecco qua, la famiglia del Napoli si è riunita, si sono riuniti. Cosa hanno detto? Non ho capito. Ho detto che manca Bagni. Manca Bagni. Manca Bagni, ma il tempo stringe. Saluti per Bagni. Tutti i nostri artisti sono riuniti e allora, così come abbiamo cominciato, cantiamo quello che i tifosi napoletani cantavano in giro nello stadio di Napoli. Saluto i nostri telespettatori che sono in diretta dagli Stati Uniti e dal Canada. So che per voi tutto questo ha un sapore particolare. Grazie a voi, grazie al vostro lavoro e grazie alla vostra nostalgia, amici degli Stati Uniti e del Canada. E adesso, prima di ricollegarci con lo stadio di Fuorigrotta, tutti insieme, gli artisti, i dirigenti, i giocatori, i tifosi del Napoli, i napoletani, l'Italia canterà Usurdate innamorato. Io vi ringrazio. E scusate, calano tutti i palloni che il Napoli metterà in rete l'anno prossimo.